Parto da un evento negativo che mi è capitato agli inizi della mia carriera imprenditoriale. Avevo 26-27 anni circa e l'attività era già avviata, avevamo già un buon fatturato, un sacco di clienti, tra cui anche società multinazionali, e vado da un cliente a raccontare quello che facciamo per provare a creare dei progetti insieme per l'incentivazione dei dipendenti, era in questo caso. Mi presento, parlo per un'ora, porto 1000 documenti, presentazioni, progetti studiati ad hoc per l'azienda e a fine incontro guardo la mia interlocutrice e le chiedo a domande, qualche richiesta di approfondimento. E l'unica domanda che questa persona è riuscita a farmi a fine incontro è stata: quanti anni hai? E questo per me è stato un episodio negativo, ma che è indice di tutta una serie di cose che sono successe quando sono partita con la mia prima attività e che credo sia indice del fatto che, ahimè, in Italia spesso siamo un po' razzisti nei confronti dei giovani. Dopo un'ora di presentazione, con tutte le credenziali del caso, con i risultati alla mano, l'unica cosa che la persona davanti a me aveva notato era la mia giovane età. E purtroppo questo accade spesso in Italia e devo ammettere che spesso è proprio anche un limite all'imprenditorialità. Perché tante volte ci sono persone in gamba che potrebbero fare un sacco di cose, ma tendiamo, ahimè, a essere un po', come dicevo prima, razzisti, con un termine che magari è un po' forte, ma che effettivamente è quello che succede. Infatti tante volte mi viene chiesto, come donna, se ho mai in qualche modo subito il fatto di essere donna imprenditrice e quindi magari in qualche modo messa da parte in mondi che spesso sono più maschili. E devo dire che in realtà nel mio caso è sempre andato tutto bene da quel punto di vista, ma mi sono invece spesso sentita messa da parte per il fatto di essere giovane. Quindi questo credo che sia la cosa più negativa che mi è mai capitata facendo impresa. La cosa più positiva invece è legata ad altre persone. Il aver visto, in particolare verso la fine della prima iniziativa imprenditoriale, persone che molto giovani, a cui noi avevamo dato molta fiducia durante tutta l'attività insieme, che erano entrati in azienda agli inizi e proprio grazie al fatto che si trovavano in una situazione di grande crescita e di grande dinamismo, avevano potuto a loro volta crescere, prendere responsabilità e diventare grandissimi professionisti. Ecco, vedere queste persone che quando è stato il momento di decidere se magari lasciare l'azienda, visto che i fondatori a loro volta avevano venduto, trovarsi sul mercato un riconoscimento molto superiore a quello di persone della loro età, per me è stata la soddisfazione più grande, cioè vedere di aver potuto fare un percorso insieme con giovani, anche in questo caso, che però invece vedevano riconosciuto il loro valore.